Ok, adesso ho sbarcato Giulia qui alla Canottieri Livorno e ora la abbandono qui e io vado. Potrebbe essere un'idea? Vabbè, No, dove vado senza di te? C'è Giulia che pagaia per noi, per cui su via, premiate i suoi sforzi, iscrivetevi al canale, aiutateci a crescere, non vi costa nulla e vi si porta in bei posti, guardate. E qui inizia la zona militare, come vedete, tutta decintata. Da queste parti c'era o c'è, non lo sappiamo, il reattore nucleare sperimentale Galileo Galilei. Che dove ci siamo passati lungo il cammino di San Jacopo, che non so se sarà già sul canale quando vedrete questo video, però noi l'abbiamo fatto. Poi la nostra programmazione è un po' eclettica, noi l'abbiamo fatto, prima o poi lo troverete. E niente, siamo qua, ci riposiamo un attimo, si sgranchisce, poi ripartiamo, ci mancano ancora 10 km per arrivare più o meno al delta dello scolmatore del canale Navicelli, poi vediamo se arrivare a Livorno dal mare oppure se scendere, impacchettare tutto e usare l'autobus. Dipende dalle condizioni del mare, perché danno mare mosso oggi, perché finché siamo qua capite che è riparato, c'è giusto un pochino di vento ma poco. Ma il mare mosso, passare davanti al porto di Livorno non è proprio la cosa più semplice. Vedremo, dai. Sgranchisciti, su, fai degli esercizi, fa qualcosa. E ora alla scoperta dei segreti militari. Esatto, c'è tutto il processo. Non so se è un modulo anfibio che va sulla San Marco, chi lo sa, sulla nave San Marco, boh, visto che qua è tutto militarizzato. Fra un po' ci allontaneremo da questa fabbrica e saremo nel nulla assoluto, nella tranquillità, non sentiremo niente perché non ci sono neanche strade che passano qui. Oddio, qui c'è la ciclopedonale dei Navicelli che è molto larga, in effetti da questa parte riescono a passarci le macchine perché più avanti, magari le vedrete, ci sono i pescatori che arrivano in macchina sulla ciclopedonale, che tanto i ciclisti e i pedoni non la usano, l'abbiamo usata solo noi praticamente per fare il cammino dei Navicelli, che magari lasceremo il link in descrizione se già non l'avete visto, perché vi abbiamo sfrantumato ogni modo possibile immaginabile con questo cammino, che è bello, però non lo conosce nessuno perché è appena nato. Penso che lo stessero segnando, sì, a fine settembre 2022 hanno iniziato a segnarlo. Noi l'abbiamo percorso prima, quando non era segnato, usando solo le tracce GPS. Ci hanno definito pionieri quelli del cammino. Allora, piaceva, era vicino in zone che frequentiamo, gli abbiamo dato un'opportunità e non ci siamo pentiti. Magari lo rifaremo quando in un altro periodo, perché noi abbiamo fatto d'inverno, si potrà magari tentarlo in un altro periodo. Magari quando sta bene. Con Giulia che sta bene, che non mi fa 35 km a digiuno e con lo stomaco sottosopra. Vabbè, dai, paghiamo. Ma lei è forte. Quando dorme. È una costruzione mimetizzata, ci si accorge solo perché ci ha messo 2 camini in cima. Che insomma se d'inverno camino acceso per scaldarvi in brûlée, per fare una tagliata, vuoi negargliela a questi poveri militari? Insomma. Segreto di Stato numero 1 scoperto, la costruzione col club invernale, il club ufficiale invernale, con le pellicce d'orso stese a terra. Ponte mobile. Un ponte mobile che non riesco neanche ad inquadrarlo, che siamo vicinissimi, è anche grande, non sappiamo cosa sia, quindi ve lo vedete così. Segreto di Stato numero 2. Segreto di Stato. Non ce lo vogliono dire, hanno un ponte mobile. Scritto proprio non ce lo vogliono dire, esatto. Con uno il punto esclamativo alternati. No, ciao struttura Ciao. verde, Ciao, che non sappiamo strana. cosa sei.
Vediamo se riusciamo a immortalare l'airone, magari anche mentre vola, perché ovviamente li spaventeremo. No, non si era accorto? È della Proloco, quindi è abituata a stare lì. Ah, sì, ma chi vuoi che passi qui per filmarlo? Due kayakisti pazzi. E là, ciao uccello. Ciao, hai fatto serata ieri? Bravo. Ma che collo lungo c'hai? Ho un airone che si crede una giraffa. Ma che carino! Per arrivare meglio alle foglie degli alberi, perché l'airone mangia le foglie degli alberi. È un airone Ma giraffato. stai sicuro che sia un airone? Zoo Sparkle, No, che animale No, è? non è un cormorano perché non è... Non so, vuoi andarci vicino? Sarà un airone, secondo me è un airone, però non è un cormorano. Il cormorano è molto Ma più si scuro. crede un egiziano però. È un ibis dei navicelli. L'uccello sacro. Va bene, ok, qui è un altro animale. Questo vola Questo però. vola. D'altra parte, se ci sono le piramidi a Ponte Sieve e più avanti sul cammino dei navicelli, ci sta anche che ci sia un ibis. Vi mancava il primo. Eh. Comunque, da questa parte invece è C'è la molto ciclabile, più selvaggia la la ciclabile. cosa. C'è la ciclabile e io spero di non trovarmi dei cinghiali che si abbeverano Vabbè, qua. tanto siamo in acqua, scusa. Sì, ho capito, Guardi, però. fai ciao con la manina. Eh. Ma qui è Vi saluto con la pagaia. Questa più o meno è la riserva naturale dell'olivo che abbiamo attraversato per poter intercettare la ciclabile dei navicelli. Che attraversare per intercettare la ciclabile comunque è stato un momento Indiana Jones, perché abbiamo Fango, cinghiali. fango e cinghiale, abbiamo dovuto attraversare anche la ferrovia. Qui c'è un cartello che vieta delle cose che però non si leggono più. E qua c'è un altro retone o trabucco, però questo è piccino, di quelli che c'è giusto la rete e basta, non è come sulla Fossa Chiara dove ci sono proprio le postazioni con la casupola, le stanze, la cucina, c'è tutto. Che avete, non so, abbiamo fatto un po' di esplorazione con l'altro kayak, con l'Itivit X100, perché trovate il video sul canale. Magari adesso ci passiamo via, facciamo qualche centinaio di metri di Fossa Chiara anche con Swinghino, che sennò poi si sente trascurato, poverino. E niente, quando la natura chiama tocca accostare nei luoghi magari un po' più nascosti e qualcuno via. E quando cede la sponda succede questo, che il canale deborda e si mangia la sponda lì con la vegetazione. Altri pescatori. Tutto uno svolazzare perché sono lì non mimetizzati, ma appena ci vedono passare, anche se non li guardiamo, volano. Solo uno siamo riusciti a non far alzare in volo, guardando proprio ostentatamente dalla parte opposta a lui, schifandolo. Noi l'abbiamo schifato e lui non ha volato. Bisogna schifare i pennuti per non farli volare. Qui a sinistra ci stiamo avvicinando alla Fossa Chiara e l'idea è quella di navigarla per un pochino, vedere qualche trabucco e poi tornare verso il Calambrone. Noi questa parte qui l'abbiamo già fatta con il kayak, il X100 di Itivit, e se vi fa piacere insomma vi lasciamo il link in descrizione. Adesso si è aumentato un po', c'è un po' di vento e la marea ne risente. Comunque ce la faremo. Fossa Chiara. Olè! Il trabocco lì com'è rispetto ad agosto? Oh, Sei imbarcato dell'altro? un pochino, si è un po'... Cioè, no, tutto rattoppato in realtà. Vabbè, ma 5,2, 5,4, qui c'è il vento, ci sono il vento e la corrente che ci spingono. 5,8. Insomma, dobbiamo stare qua praticamente. Cosa fai? Vai a casa Da qui, da Stagno con Carrellino. Carrellino. Ottimo. Questa è la Fossa Chiara con tutti i retoni o trabucchi, come volete chiamarli. Qui è appunto la Fossa Chiara con questi bei trabocchi che secondo me questo qui è stato tutto rattoppato da quando l'abbiamo fatto No, a me sembra... lo stesso. No, sì, sono anche messo peggio. Anche messo peggio.
Sì, guarda, è messo tempo. Ho messo tempo. Che a me, perché l'altro kayakista non vuole, perché sennò io mi metterei lì a mangiarmi la mia bella torta ai funghi con le gambette che pencolano. Ma scusa, ci sono le auto, c'è qualcuno. Qui c'è qualcuno, beh, ma perché questo qui è conciato bene. Ah, quello con la sedia galleggiante. Con la sedia galleggiata, che figata. Sì, c'è una persona. Questo qui è proprio conciato da buttare via. Con molto scafo affondato. Che l'avete già visto. L'avete già visto. E Allora, adesso la zattera è una sola. c'è una zattera sola. È più avanti, ce n'erano due, ce n'erano. Vabbè, qua sta sotto la rete, giriamo. Passiamo, sì, tanto l'avete già visto. E anche qui coccodrilli non pervenuti, mi spiace. Va bene, salutiamo la Fossa Chiara e torniamo verso il canale Navicelli. Questo è il tratto finale della ciclabile Navicelli, è anche il tratto finale del canale Navicelli. Là in fondo dietro la curva c'è il calambrone dove tireremo fuori il kayak, lo pacchettiamo, mangiamo e poi ci avviamo verso la fermata dell'autobus che è a qualche centinaio di metri da lì. Tutto sommato abbiamo trovato una bella giornata. Adesso c'è tanto vento contrario e c'è anche la marea, per cui anche pagaiando in due non si va a più di 4,5 km di velocità, e allora non usciremo sul mare, anche perché passare davanti al porto con il mare lo danno mosso, con questo vento passare davanti al porto non ci sembra il caso. Via, si va a Calambrone. Si traboccano, capite, si sta sistemando come è messo. C'hanno il barbecue, e poi hanno il retone, quello deve essere il canale imperiale di là, e il retone anche piccolino qui, adesso non c'è nulla, sul canale Navicelli. Dai, non ti si fa niente, guarda, si gira di là, la parte terminale della ciclabile del Navicelli, ciclopedonale. Noi qua usciamo dal canale Navicelli. Alla nostra sinistra c'è prima il canale imperiale, poi lo scolmatore dell'Arno, e dritti davanti a noi l'imboccatura del mare. Però noi adesso scenderemo lì alla spiaggia, impacchettiamo tutto perché c'è troppa corrente e vento, poi danno mare mosso, per cui preferiamo tornare a casa con l'autobus. Gli ultimi metri sono quelli più tremendi. Adesso ci siamo. E siamo arrivati. Non so se avete riconosciuto questa spiaggia, è quella da cui siamo partiti con l'X100 per fare un pezzo di Navicelli e l'esplorazione alla Fossa Chiara che trovate in descrizione. Poi là c'è quello tutto sulla destra, lo scolmatore dell'Arno, e non si vede perché è nascosto, ma c'è anche lo sbocco del canale imperiale, e di là c'è il porto di Livorno, dove ci sono quelle paratie verdi chiare lì. In realtà sarebbe il proseguimento del canale Navicelli, perché il canale Navicelli arrivava direttamente nel porto. Ovviamente ora sono chiuse e noi non possiamo entrare in porto da lì, per cui tiriamo fuori qua il kayak. Oh, pausa pranzo prima di impacchettare tutto. Com'è il carrellino ECLA usato come seduta? Ottimo. Cos'è che c'è lì da mangiare di buono? Torta con i funghi fatte dalla mamma. Fatta dalla mamma. Io invece ho il pane con la Bologna. Vabbè, buon appetito. Ecco la location per la birra di fine pagaiata.
No, il più che altro è che è vicino alla fermata del pullman, noi avevamo 50 minuti di aspettare, e sicché se ne è approfittato. Alla salute. Oppure si va in autostrada a prendere la Fibilì, Col carrellino, Carrellino, certo.